Per molto tempo ho creduto che la vita nomade fosse destinata a scomparire, che la modernità avesse cambiato tutto, finché non l'ho vissuto sulla mia pelle. E ho capito che mi sbagliavo. In questo momento mi trovo in uno dei luoghi più remoti della Mongolia, vicini al Kazakistan, non troppo distanti dalla Siberia russa. E come potete vedere intorno a me ci sono solamente una distesa di steppe e montagne, nulla più. Un luogo in cui probabilmente l'umanità faticherebbe a sopravvivere. Eppure queste terre sono abitate da un popolo che ha mantenuto uno stile di vita nomade, un popolo che vive seguendo il ritmo delle stagioni, spostandosi continuamente proprio per sopravvivere ad inverni rigidi come questo. Spero almeno voi siate al caldo per vivere, anche se semplicemente da casa, una delle esperienze più incredibili al mondo, la migrazione dei nomadi kazaki. Parliamo di una comunità di origine kazaka che, pur trovandosi a migliaia di chilometri dal Kazakistan, ha mantenuto lingue e tradizioni intatte nel tempo. La loro vita ruota attorno agli animali, da cui ricavano tutto il necessario per sopravvivere. Seguono i pascoli, le stagioni, un ciclo antico che si ripete da generazioni. Quella che stiamo seguendo è la migrazione invernale, la più dura e la più rischiosa. Il freddo estremo rende ogni passo più lento, gli animali sono più deboli e ogni errore può compromettere la sopravvivenza dell'intero gregge. Siamo appena arrivati in quella che è la dimora della famiglia che accompagneremo nei prossimi giorni durante la migrazione, dimora che dovete in realtà immaginarvela come una casa, anzi una stanza all'interno della quale si condivide praticamente tutto, cioè non c'è intimità, o almeno non come la intendiamo noi. E una cosa che però stavo notando e che ho appena chiesto è che non ci sono né donne né bambini piccoli. E mi spiegavano che in realtà sono già partiti verso la destinazione finale, questo perché per loro è rischioso migrare e mantenere il passo con gli animali. My grandfather, and he's the oldest man in this whole Altai mountain. So then I was giving for him advice, like today, it's coming modern life. So I can, for example, I can rent a car, more transportation for his animals. Okay. Then I told, let's move with maybe 5 cars, like for your animals. Okay. Then grandfather told me, don't change my life. Okay. Yeah, all the animals must reach by food, and everyone must know how to survive. Baha ci racconta che a guidare la migrazione saranno Irke, 28 anni, insieme ai suoi 2 fratelli gemelli di appena 11. È stato il padre a stabilirlo, è arrivato il momento di crescere, di assumersi il peso delle scelte e delle responsabilità. Solo dopo ne avremo compreso davvero il significato. Da noi lo chiameremmo rito di passaggio, qui invece non ha un nome, non ne ha bisogno. Аман есен барсақ деп тұрмыз енді 6-7 күн қонамыз, ұзақ жер, ауа райы жақсы болса кішкене, ауа райы бұзылатын болса қиын қонып қалатын жағдай болады. What is the biggest risk we can face on the way? Енді көшкен кездегі қиын жағдайлар енді қарды бұрқасын соғады, мал сұлы далада қалса ит құс болады, мал сұлы арықтайды, арықтап қалған малға қайтадан мәшинемен барып қайта келеміз. Сондай қиын жағдайлар көп болады енді. Шөп шалаңымыз таусылып қалады деген сияқты. Бүгін қонатын жерімізге жете алмай қалуымызға болады, ауа райының неменесінен байланысты. Сондай жағдайлар болады енді бізде. Сол аман есен енді жететін жерімізге жетіп алсақ деген ойда. A me adesso la cosa che mi preoccupa un po' è come passeremo la notte, perché vabbè adesso c'è la stufa che ci tiene caldi, però non appena verrà spenta non so come faremo, anche perché io per esempio il Ladakh l'ho sofferto abbastanza la notte. Abbiamo questi sacchi a pelo, vabbè questo è il nostro letto, io e Et siamo a terra,
e c'è questo sacco a pelo, però non so quanto possa tenere caldo. E questa è solamente la prima di 5 notti. Però che dire, non ci lamentiamo e l'affronteremo. Quindi buonanotte. Etienne, beh, questo è la fine che hanno fatto in un boot, tutti scocciati. Tra l'altro ha rotto anche il pantalone, quindi ora gli hanno trovato un pantalone e la faccia di chi viene vestito da Cortina in Mongolia. All'alba, senza che nessuno dicesse niente, tutto aveva già iniziato a muoversi. Irke e i suoi due fratelli si muovevano con una precisione che non si impara, si eredita. Quando tutto è pronto, uno sguardo intorno, nessuna parola, si parte. La casa diventa carico, la strada, di nuovo casa. Oggi abbiamo percorso almeno 20-25 km e credo che dopo una giornata simile non ci sia nulla di meglio di una bella zuppa calda con un po' di carne di cavallo e di... For me or maybe for him? Dicevo, penso sia vodka. Sì, for me. Dicevo, un po' di carne, ma soprattutto del loro tè tipico, o meglio della loro bevanda tipica, che è tè con latte di yak e a volte viene aggiunto anche del sale, ed è fondamentale per affrontare sia la migrazione sia gli inverni freddi, rigidi, e la bevono sempre, o almeno da quando siamo arrivati qui io non li ho mai visti bere dell'acqua, bensì bevono sempre questa bevanda e la bevono che sia colazione, pranzo, cena o durante le pause. My friend said that he's gonna beat me. They said it. So now I need to prove them that it's not like this. Stai buono. 1, 2, 3. Ti alzo. Ah, vuoi perdere anche tu? Vuoi perdere anche lui? Che ti ho detto? No, you can do like this. Because during competition you can hold. Yeah. During competition you can hold. Another ettim stores. You can. 1, 2, 3. No excuses. No excuses. No excuses. I still win. No excuses. It's okay, it's okay. Ah, also with you. Vai, vai. Pure il padre. 3 su 3. C'è qualcosa di strano che succede quando condividi un momento con persone che non parlano la tua lingua. Le parole spariscono e rimane altro. I gesti semplici, gli sguardi, le risate. Modi diversi di avvicinarsi, di costruire fiducia. In quel momento eravamo nomadi anche noi. Almeno un po'. Without other nomads, neighbor nomads, like I was telling always neighbor nomads, without them I think they can't live because they are depending, they have deep connection with each other. They don't have like internet service, they will exchange information, meet each other. They will ask, oh, what's happening around lake, how's the weather? Did you see my horse? Did you see my camels? I'm going to village, can you look after my goats? Or if animal is sick, yeah, they're vegetarian just by themselves. Baha, you know what I noticed today? That
Basically, unlike it happened also in other places that we have been visiting, here every time we wanted to take, for example, a picture or a video, whatever, nobody asks anything in exchange. How come? For the nomads, it's not important thing. For them, it's most important their animals. They don't think any time about money, so they don't know what to do with them. So they just think their animals and spend time. It's their culture. Non riusciamo a proseguire! Vai, push, push! Fortunatamente siamo riusciti a trovare riparo a casa di questa famiglia kazaka e ci ha portato i classici snack da pausa tipici del territorio del kazaki. Abbiamo tra tutti il kurt, che per intenderci è uno yogurt salato secco, molto molto forte come sapore. Il ramshek, una specie di burro, anche lui secco, e il mio preferito, che è questo qui che si chiama Gent. Non è altro che zucchero, latte, a cui poi viene aggiunto, loro lo chiamano olio di cavallo, in realtà è grasso di cavallo che viene aggiunto per dare quel sapore. E qui ci sono, ogni tanto possono capitare un po' di uvetta passa, ed è buonissimo. Thank you. Si è creata una situazione un po' particolare, perché abbiamo chiesto a questa famiglia di fare una foto e loro praticamente hanno allestito la tavola, si sono preparati con il vestito tradizionale, quindi ci è venuto in mente siccome Roby ha portato la Polaroid, di scattare una foto e di dargliela in modo tale da poterla conservare lì qui come ricordo. I giorni successivi avrebbero seguito lo stesso ritmo. Ci si sveglia presto quando l'aria è ancora ferma. Si cammina per ore, senza fretta, ma senza pause. E alla fine si raggiunge un altro punto sulla mappa, un altro posto dove fermarsi, prima di ripartire. Nel frattempo qualcosa cambia. Piano, quasi senza accorgercene, iniziamo ad avvicinarci a Irke, finché un giorno decidiamo di chiedergli qualcosa di più. Енді атам қазақ осымен келе жатырмын мал бақып. Соның ізін жалғап келе жатырмыз енді қазақтың. Атамды өзім енді ата бабам мал бақып келе жатыр, соның ізін жалғап келе жатырмын. Енді бала шағам болғанда мал бақпайды ғой. Өлгейге таман, қалаға таман барады. Болашағымдағы арман ба? Болашағымдағы арман енді бала шағамыз аман есен болып, үстіп аман есен жүре берсек қана енді. È difficile non pensarci. Nel mondo in cui siamo cresciuti noi, a 28 anni, si è ancora alla ricerca di qualcosa, di una direzione, di chi si vuole essere. Si hanno dubbi, si fanno errori, si ricomincia. Irke forse ha già trovato la sua risposta. Guardandolo guidare quella migrazione, non riuscivo più a vederlo come un ragazzo. C'era qualcosa nei suoi occhi, il peso di chi sa esattamente dove sta andando e perché. Nei giorni successivi, Irke e i suoi fratelli continueranno la loro strada, passo dopo passo, tra queste montagne. Per noi invece è arrivato il momento di tornare indietro. Өркен елдер өзі неметеді ғой, енді біздің ежелден қарапайым тіршілігіміз осы енді ауа райымен үстіп келе жатқан адамдармыз ғой. Әркім өзі туған жерінде өстіп малдап өстіп күн көріп келе жатырмыз. Ол жағынан жастар қандай
нәрселерді мен білмеймін ғой. Бұл өркендеу ендігі жастар. Бұнда сен емеспін, білім алса екен, үлкен қалаларда жүрсе екен деп ойлаймын өзіміз. Мұндай қырға бір күн енді үлкен дүниелерге үрсіп өліп қалуға олар келешекте де бәрі-бәрімізді осы қырда өстіп жүре бермейміз. Аймақ суын кетеміз деп ойлап жүрміз. Енді өздері жастайына мал баққаннан кейін менің ақыл кеңесімсіз өздері үйреніп осы табиғаттың осындай қатаң нелеріне көніп өздері солай келе жатыр ғой. Баяғы біреуге жаманшылық істемей, өз малыңды малданып жүре бер деп сондай тәрбие айтамыз ғой біз басқа енді. Non sappiamo se Erky e i suoi due fratelli continueranno a migrare. Non sappiamo se tra 20 anni questa migrazione esisterà ancora. Sappiamo solo che noi siamo stati lì e che quello che abbiamo visto non lo dimenticheremo. E speriamo di essere riusciti a farlo vivere anche a voi, anche se è semplicemente la casa. Perché esistono ancora modi di vivere che il mondo moderno fatica perfino a immaginare e che ogni anno diventano sempre più rari. La nostra spedizione però non finisce qui. Ci sono ancora storie da raccontare, tradizioni antiche che meritano di essere vissute e condivise.